Sì. Finisce qua. 1-1. Finisce 1-1 la nostra prima gara di questo girone di Champions League. Una partita orribile, Simo, almeno per tutto il primo tempo, ma anche per una parte del secondo, che ci ha fatto quasi sognare il clamoroso ribaltone alla fine. L'Inter pareggia, però Simo, su un campo così difficile, un avversario che in tanti hanno sottovalutato, partire con un pareggio in trasferta non è un cattivo risultato in realtà, per quanto in tanti so già i commenti che arriveranno. È un 1-1 che ci portiamo via solo il punto da questa partita e alcune note positive dai singoli. Per il resto, partita da cancellare in fretta, soprattutto per quello che è stato l'approccio di un primo tempo pessimo da parte dell'Inter, per atteggiamento e per quella che è stata una produzione offensiva azzerata, come i tiri in porta che sono arrivati solo nel finale. Rimarranno tanti dubbi anche su alcune scelte di Inzaghi, che poi l'ha rimessa in sesto con i cambi che sono arrivati dopo. Simo, che ne pensi? È una brutta partita, dai, la sintesi è proprio questa. Come hai detto bene, ci rimane il punto perché per come si era messa veramente era quasi impensabile già questo, tant'è che anche il gol è stato anche abbastanza episodico. La mia unica paura è che la Real Sociedad abbia fatto la partita, non dico della vita, però che poi non replichi nelle successive 5, perché se per tutte le prossime partite ha questo tipo di approccio ed è un osso duro in questo modo, allora mi porto via il punto, come dicevi tu, anche se comunque volendo qualificarsi primi ed avendo anche il Benfica da affrontare, sarebbe stato meglio vincere. Mi tengo il punto perché l'Inter comunque non è stata l'Inter, banalmente, tant'è che adesso non so con quanti tiri in porta abbiamo chiuso, ma fino al 70° eravamo a 0, una roba che con Inzaghi si è vista veramente nemmeno 5 volte, credo, in 2 anni e mezzo. E niente, quindi il lato positivo è che appunto si è riuscito a pareggiarla, il lato negativo è che del resto ha funzionato poco, per non dire nulla. Su questa Real Sociedad, Simo, noi l'avevamo studiata tanto prima della partita, hanno replicato di fatto la partita che abbiamo visto domenica contro il Real Madrid, sono partiti fortissimo a 200 all'ora, hanno veramente corso tanto, messo tanta qualità in questa partita. Va detto che quando una partita si sblocca dopo pochi minuti è normale che l'andamento della gara poi cambia, soprattutto poi se a sbloccare la partita, diciamo, sei tu, diciamo, nel senso, l'errore di un singolo di Bastoni purtroppo è pesante e condiziona di sicuro tutta la prima parte di gara. Poi i cambi sono stati, diciamo, abbastanza logici, nel senso, hai messo quelli che di fatto sono più in forma in questo momento e l'hai ribaltata. Quindi sicuramente ci sarà qualche dubbio su delle scelte di formazione. Forse possiamo capire le, diciamo, il turnover, le variazioni, il voler cambiare qualche uomo, ci sta dopo una partita dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale come è stato il derby. Diciamo che però su un campo così difficile forse si è cambiato un po' troppo. Cialanoglu era una scelta forzata per via dell'infortunio, sugli altri probabilmente si è fatto un passo un po' più lungo e poi è servito ribaltare la gara in corso per poterla rimettere in carreggiata. Sì, già nella prepartita in tanti, io compreso, sollevavamo questo dubbio. Poi è chiaro che solo Inzaghi sa di preciso perché sono state prese certe scelte, magari poi nel post partita ci verrà a dire che quelli che ha tenuto fuori erano molto stanchi o comunque c'era stato qualche motivo. Sulla carta in effetti erano cambi numerosi, cambi che hanno messo in campo giocatori o alla prima esperienza in Champions League o quasi, perché tra Arnautovic, Aslani, lo stesso Carlos Augusto, eccetera, e poi sciaguratamente una parte di questi hanno fatto anche molto male. Arnautovic per me è uno dei peggiori in campo. Aslani ha fatto fatica soprattutto secondo me per quel giallo che gli è stato dato dopo pochi minuti e che non c'era, che un po' lo ha limitato, però a prescindere da quello si è visto anche mentalmente un pochino in difficoltà. Però ribadisco, se ne salvano pochissimi, quindi non è che voglio gettare la croce addosso a quelli che citavo un attimo fa. Il dubbio eventualmente è che giocando con i titolari o quasi magari avremmo potuto fare meglio, perché poi entra Thuram e secondo me è uno dei migliori in campo. Di Marco fa bene soprattutto quando viene messo nel suo ruolo e secondo me l'ha fatto forse un pochino tardi questa inversione con Carlos Augusto,
Però vabbè, portiamoci a casa il punto. Di fatto l'Inter è partita molto bene in stagione, ne ha vinte 4 di fila, compreso il derby, quindi adesso non è che farei drammi per una partita approcciata male. Anche perché io cerco di guardare adesso anche alle note positive, perché secondo me qualcosa di positivo c'è. Intanto, ribadisco, per me un pareggio in trasferta sul campo della Real Sociedad oggi è un risultato che non butto via, considerando che le prossime 2 le giochi in casa, Inter-Benfica, Inter-Salisburgo e poi la trasferta di Salisburgo. Ti aspetti che l'Inter possa indirizzare la qualificazione nelle prossime 3, soprattutto. O comunque innanzitutto nelle prime 2 in casa. Questa è la prima cosa in assoluto da considerare. Poi l'altra cosa, ecco, abbiamo parlato spesso del vorrei capire come reagisce quest'Inter in difficoltà, se sa ritirar fuori il carattere. Oggi una reazione c'è stata, son servite delle situazioni, son servite varie cose prima di sbloccare quest'Inter, perché Sommer ci ha tenuto a galla con una parata decisiva. Barella era stato espulso per un errore chiarissimo dell'arbitro e poi fortunatamente il rosso è stato tolto, prestazione arbitrale ampiamente rivedibile secondo me quella di Oliver. I cambi poi con un Inter più all'arrembaggio hanno ridato nuova linfa e soprattutto una cosa che segnalavi anche tu, l'aver invertito Carlos Augusto con Di Marco, riportando Di Marco davanti e Carlos Augusto nei 3 dietro, ci ha fatto scoprire un Carlos Augusto molto attento e lucido fino all'ultimissimo istante e mi è piaciuto molto. E un Di Marco che ovviamente davanti ti ha dato qualcosina in più. Questa forse è una cosa che ci riporteremo dietro più avanti con un Carlos Augusto che più di Di Marco all'occorrenza potrebbe fare il vice Bastoni, forse, per quello che abbiamo visto oggi. E poi, soprattutto, però, Simo, dobbiamo parlare di Thuram, perché l'elemento che cambia veramente la partita, secondo me, è Thuram insieme anche a, devo dire, Frattesi e Sanchez. Anche Sanchez ha portato un po' più di confusione, un po' più di cose, quindi ci ha messo tante cose positive, però è sicuramente Thuram l'arma in più. E viene un pochino, ecco, da il dispiacere di non averlo visto dall'inizio, perché era abbastanza palese che all'inizio con Arnautovic molto statico, loro giocavano alti e sapevano che tanto in campo aperto non ci saresti mai andato, ci saresti andato con difficoltà. È entrato Thuram, ha creato i più grandi pericoli, loro sono andati in difficoltà e li abbiamo messi in difficoltà così. La cosa molto interessante dell'impatto che ha avuto Thuram è che ha avuto un impatto enormemente positivo a livello tecnico. Cioè, è entrato con un Inter ancora contratta, un Inter in difficoltà anche a livello mentale, ma la scossa che ha dato non è stata emotiva, è stata tecnica. Ha iniziato a venire incontro, a ricevere il pallone, pulirlo e dare profondità, come dicevi tu. Quindi è stato un cambio molto interessante proprio per questo. Da lì ti aspetti il classico cambio di uno che magari dà la scossa. E Thuram l'ha data, sì, ma perché riusciva a rendersi utile in campo, cosa che purtroppo Arnautovic non è mai riuscito a fare. Poi, sai, la partita oggi è molto negativa, però il valore dell'Inter lo conosciamo. È una squadra forte, è una squadra con dei ricambi. L'impatto che ha avuto oggi fin dall'inizio è stato molto negativo, non è mai riuscita fino praticamente alla fine, secondo me, a metterci la testa giusta in questa partita, perché è vero i cambi, è vero qualche accorgimento tattico, ma l'Inter del finale si sblocca anche mentalmente, secondo me, più che a livello tecnico. E questo un po' mi dispiace, uno perché non me l'aspettavo, arrivando da un inizio di campionato molto positivo, due perché mi aspettavo che quantomeno magari all'intervallo, dopo un primo tempo un pochino più sottotono, potessi avere questa svolta che invece hai avuto solo nel finale. Ripeto, mi porta a casa il punto perché stavo iniziando a temere non poco che sarebbe finita appunto male. Va anche detto, tra parentesi, che in una partita che l'Inter approccia e porta avanti mentalmente male fino all'80° in trasferta, la Real Sociedad fa un gol. Poi è vero che c'è quella grande occasione dove Sommer si supera, però contro una squadra più forte rischi di prenderne 2 o 3, contro questi ne hai preso uno solo. Questo da una parte aumenta il rammarico, dall'altra ti fa anche capire che poi anche magari al ritorno non serve essere l'Inter del derby per ottenere 3 punti. Inter che si è vista anche annullare un gol per un fuorigioco di pochissimo, purtroppo, quello avrebbe ulteriormente cambiato le cose nel finale. Simo, viene anche da dire, se vogliamo guardare sempre un po' anche il lato positivo della serata, in una serata non brillante, dove molto spesso si critica Lautaro e i nostri attaccanti di non essere cinici,
Lautaro oggi oggettivamente penso una delle sue prestazioni più anonime almeno degli ultimi anni, però al primo pallone buono ti tira fuori il gol. Quindi questa sera almeno siamo stati cinici nel momento giusto. È una partita, ecco, da mettere in archivio presto, focalizzandosi magari sull'approccio mentale, che non possiamo rivedere un approccio mentale così ai primi minuti, soprattutto con una squadra così aggressiva. Non lo so, io chiudo questa clip, Simo, pensando che forse è stata un pochino sottovalutata questa Real Sociedad. Non so se dall'allenatore, ma anche un po' dai giocatori, perché i primi minuti mi è sembrato un po' di aver sottovalutato questa Real Sociedad e, e poi il valore dell'Inter ha fatto la differenza. Prova positiva anche di Pavard, poi dei singoli parliamo a parte. Buon debutto sicuramente di Pavard. Penso che abbiamo detto un po' tutto, Simo, su questa partita. Sì, mi rimane anche a me il dubbio e un po' il rammarico dell'averla forse un po' sottovalutata. Già con le scelte iniziali, come dicevamo prima, è una delle poche partite dove secondo me Inzaghi ha sbagliato le valutazioni iniziali, cosa che spesso non sbaglia, che poi questa situazione si è poi unita ad un Alguacil che invece secondo me l'ha preparata molto bene e fino all'ultimo la sua Real Sociedad non ha mollato. Io ero convinto che, vista l'intensità che hanno messo fin da subito, magari calassero un po'. Hanno usato anche un po' il mestiere, se vogliamo usare un termine politically correct, tra virgolette, però han tenuto 90 minuti sul pezzo, aggressivi, e quindi diamo anche i meriti a un avversario che comunque il punto se l'è meritato e forse va a casa anche con un po' di rammarico, visto che andava Sì. bene fino a 10 dalla fine, di fatto, anzi anche meno. Li capirei, però son contento, anzi avrei sperato tanto di vincere, perché io francamente queste simulazioni e questi atteggiamenti così proprio non li sopporto, quindi davvero ho avuto l'orticaria per tutta la partita. Speravo di farglielo magari anche quasi irregolare per poter risultare il doppio. Va bene, chiudiamo qui questa clip. L'assenza di Cià la sto rivedendo adesso mentre esce Aslani. Diciamo forse, Simo, per chiudere davvero, non è un gettare la croce addosso ad Aslani anche qui, però forse anche l'aver cambiato fonte di gioco per forza di cose, perché si è fatto male Çalhanoğlu, qualche difficoltà in più nelle uscite dal basso contro una squadra che è molto brava nell'aggredirti alto, può averle create, qualche automatismo è venuto meno. Quindi anche questo va assolutamente considerato. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, chi è stato il migliore ed il peggiore in campo. Vi aspettiamo nei commenti per sapere la vostra. Vi invito ad iscrivervi al canale e, se non l'avete ancora fatto, vi aspettiamo su www.passioneinter.club per rimanere sempre in contatto con noi.